Lamy, come faccio a cambiare il pennino su una Lamy? Allora, la Lamy, qui abbiamo una Lamy logo, la Lamy ha un meccanismo per il cambio del pennino davvero interessante, perché è una cosa che potete effettuare una volta ovviamente pulito il pennino, per non sporcarvi di inchiostro, addirittura semplicemente scansandolo con un po' di unghia. Vedete che viene via, vedete che si sfila naturalmente dall'alimentatore. Ho già il pennino in mano. Questo tra l'altro il pennino è davvero piccolino, non so se riuscite a vederlo. Praticamente Lamy ci mette a disposizione un pennino, soltanto il pennino, ma questo ha un indubbio vantaggio, perché da una parte possiamo scegliere, vedete, tra tante gradazioni di pennini, e sono tutti pennini che insomma trovate nei negozi. Lamy poi ha una diffusione, una distribuzione quasi capillare, direi. Sono pennini dai 7 ai 10 euro a seconda di quelli che scegliete, ovviamente per la serie in acciaio, ma esiste anche questo bellissimo pennino della Lamy che è in oro, che costa senz'altro di più. In questo caso lo vedrete meglio nella fotografia piuttosto che nella ripresa video. È un ottimo pennino, e vi dicevo, quello che va dato merito a Lamy è che se desidero cambiare un pennino, innanzitutto con una spesa di pochi soldi posso dotarmi di tutti i pennini con le varie gradazioni che mi interessa avere, ma anche per esempio se mi trovo bene con un modello anche di quelli relativamente economici. Lamy mette sul mercato penne stilografiche da 16-17 euro in su. Non so, mi piacesse particolarmente questa Lamy che è un'edizione speciale Twilight del 2016, posso decidere di montare un pennino d'oro. In questo caso mi ritrovo una penna che asseconda i miei gusti, con un pennino che è senz'altro un pennino di quelli molto molto belli, perché è un pennino morbido, è un pennino duttile, molto diciamo ci dà una risposta molto comunicativa. E comunque cambiare il pennino su una Lamy, come avete visto, è estremamente semplice ed anche economico. Lamy mette in campo un sacco di pennini, fra l'altro, perché ci sono sia quelli, le gradazioni classiche, extra fine, fine, medio, italico, eccetera, e bold. È anche vero che ci sono quelli più prettamente calligrafici, l'1.1, 1.5 fino all'1.9, che diventano molto validi, e poi tra l'altro montati anche su penne come la All Star, la Vista, che sono penne secondo me insomma molto molto ben riuscite, sono veramente fatte bene, poi molto caratterizzanti. Sono davvero una Safari o una All Star la riconoscerete fra centinaia e migliaia di penne. Hanno anche dei prezzi tutto sommato contenuti, sono penne considerate a mal diciamo così, a mal ragionare, delle penne entry level, e invece sono delle ottime penne, quindi vale la pena averne. Io personalmente le ho sempre in scrivania, perché per appuntare qualcosa, soprattutto con le punte quelle più grosse, e poi sono colorate, sono allegre, si fanno vedere, si fanno riconoscere, la afferri al volo perché cerchi quella penna e la trovi subito fra tante altre. Vi ringrazio, ci vediamo su Stilo Graphic Art.